leggera difficoltà, che come sempre ho dormito 2 ore scarse. Siamo partiti da Roma, da Fiumicino, quindi già con 1 ora e mezza di macchina in groppa, poi siamo arrivati a Zurigo con l'aereo e adesso dobbiamo arrivare a St. Moritz in Giulia Q4, per fortuna, visto che ci sono tipo 5 cm di neve adesso e salendo peggiorerà notevolmente. Devo dire che la Giulia Q4 si comporta molto bene, ne abbiamo 2. Io oggi faccio il signore, sto qui con il mio bravissimo autista, il mio operatore, me ne sto qui dietro caldo e andiamo su a St. Moritz a provare lo Stelvio. Che ci faccio su una macchina più alta di 10 cm da terra? E soprattutto che ci faccio su un SUV? Lo Sport Utility Vehicle è sempre stato un concetto che non ho mai capito fino in fondo, non ho mai saputo apprezzarlo. Questo non è il mio genere, lo sappiamo tutti, quindi perché sto guidando il nuovo SUV di Alfa Romeo? Prima di tutto perché me l'avete chiesto voi in tantissimi, e in secondo luogo perché me l'ha chiesto Alfa, mi ha detto perché non viene a sentire quello che abbiamo combinato con questa macchina qui, che sulla carta sappiamo che non ti potrebbe interessare. In prima analisi perché ero curioso io, in prima persona, non è una cosa che mi succede spesso con una macchina che non è prettamente sportiva. In questo caso qui sì, perché è un marchio che si trova in una fase delicatissima della sua storia, in cui ogni scelta diventa cruciale, e lo Stelvio può essere quella giusta. Non so se è quella che avrei fatto io, ma probabilmente dovrebbe essere quella più giusta. In passato altre case madri molto importanti ci hanno insegnato che una strada del genere paga bene, e quel pagar bene poi torna indietro anche a noi appassionati, senza compromessi, con delle creazioni che si fanno soltanto quando la casa madre riesce a mettere in cassa i soldi di cui ha bisogno. Sulla carta è una macchina estremamente vendibile per l'epoca storica in cui ci troviamo, quindi la scelta di, per ora, spero per ora, rimandare la produzione di una Sportwagon, che sarebbe stata a mio avviso la più bella Sportwagon dell'attuale mercato, può pagare nel momento in cui la moda del momento è effettivamente questa, quindi macchine più alte e più comode, quindi si cerca un po' di accontentare quello che viene richiesto oggi. A differenza della 4C, questa è una macchina che in America potrebbe davvero fare un salto di qualità a livello commerciale, quindi sono curioso, oltre che di guidarla, e di questo vi parlo subito, anche di vedere come si comporterà a livello di vendite, perché è un campo dove io non posso avventurarmi più di tanto perché non capisco nulla. Qualcosina spero di capire di guida, e quindi vi racconto come sta in strada una macchina che teoricamente si dovrebbe comportare come una macchina con un baricentro alto, con un tetto alto e con la conseguente dinamica antisportiva. La prima sorpresa è che antisportiva è proprio il termine più sbagliato e lontano da questa macchina qui. Per la prima volta, credo, il termine SUV, quindi Sport Utility Vehicle, trova senso. Io non ho mai capito quel genere di macchine, non ho mai capito perché quel nome, perché non ci ho mai visto nulla di sportivo nelle varie ex concorrenti o attuali concorrenti di questa macchina qui, ma sullo Stelvio mi rendo conto che c'è modo di approfittare di tutte le utilità che può avere una macchina costruita in questo modo, ma allo stesso tempo non manca di far divertire chi guida. E non lo dico per dire, è davvero così. La sensazione prima e quella principale è di guidare una Giulia rialzata, quindi con tutto il ben di Dio meccanico che ha la Giulia, soprattutto la Q4, perché in questo caso siamo proprio su meccaniche simili. La macchina va anche abbastanza di traverso, è sempre controllata purtroppo, e io vi chiedo in ginocchio Alfa Romeo di togliere questi controlli, perché questa libertà ce la dovete lasciare.
Il divertimento di guida non è sporcato più di tanto dai controlli, e soprattutto non è sporcato per chi ha abilità di guida nella media, quindi ti lascia divertire, ti lascia anche arrivare a fare una sbandatina controllata, in quello che più o meno la stragrande maggioranza degli utenti sarebbe capace di fare, ma ti recupera una macchina che è comunque abbastanza imponente nelle condizioni più critiche, soprattutto con l'avantreno, non dimenticandosi mai di far arrivare un'esperienza di guida neutrale al volante, al guidatore. Ecco, adesso i controlli sono entrati e sono usciti più volte durante una stessa curva, ci si rende conto, è anche apprezzabile. Se io fossi alle prime armi lo apprezzerei, cioè la macchina ti insegna abbastanza quello che puoi e non puoi fare, è sempre fastidioso perché preferirei sbattere una volta, rendermi conto e non farlo mai più. Invece questa qui non ti fa sbattere direttamente e tu impari poco alla volta quello che puoi o non puoi fare con una macchina così. Come fa un veicolo con un baricentro così alto ad andare così bene in curva? Ne possiamo parlare partendo dalla questione dell'assetto. Ho imparato ieri in conferenza stampa che la persona che si è occupata di sviluppare l'assetto e le sospensioni di questa macchina qui viene direttamente, scusate se è poco, da Ferrari, e tra le sue creazioni c'è la Enzo. Quindi il sistema sospensivo dello Stelvio è stato studiato da chi ha fatto quello della Enzo. Quindi già le cose mi vengono in mente molto chiare e nitide da subito. La macchina resta con l'impronta a terra fissa sulle 4 ruote in quasi qualunque condizione, non c'è verso di farle sollevare una ruota in modo anomalo, rimane sempre piantata. Questa è su cerchi da 20, quindi l'impronta a terra è anche importante. Non ne risente la precisione, quindi cerchi grandi sì, ma lo sterzo rimane pulito e preciso come quello della Giulia, che è uno degli sterzi migliori, ha un rapporto di 12, quindi uno dei più diretti sul mercato, se non il più diretto. Ricorda quello che fino a poco tempo fa era imbattibile della 156-147 GT. Finalmente si è tornati ad avere uno sterzo comunicativo, sensibile, che ti dà modo di fare veramente quello che vuoi. Quindi a livello di sospensioni non c'è veramente nulla da dire, posto il fatto che si parla di un SUV, non di una berlina, non di una coupé. Qua siamo a livelli qualitativi e di dinamica che possono soddisfare anche i canoni di chi cerca una sportiva vera. Chiaramente non si ha il baricentro giusto per una vera guida sportiva, però devo dire che la diretta concorrenza dovrà fare un bel lavoro per colmare delle superiorità che ci sono su questa macchina qui. È un prodotto nuovo, quindi ci sarà il tempo per questa guerra che sicuramente scatenerà lo Stelvio, perché è una novità vera, non è un SUV imponente, non è una Sportwagon, è una cosa nuova, quindi era interessante per questo provarla. E devo dire che non me ne sono pentito, perché a livello di piacere di guida, per quello che è, siamo su livelli importanti. E da dove deriva un'esperienza di guida veramente così pura per una macchina che non dovrebbe offrirla? Intanto dal fatto, e questo vi assicuro che è percepibile da subito, è una macchina leggera. Siamo sull'ordine dei 1660 kg, ma con tutti i liquidi, quindi è un peso da berlina, anche più leggera di alcune berline, e alla guida questo dato risponde in maniera molto pulita. Si capisce subito che la macchina è leggera, si capisce subito che non avrai problemi di trasferimenti di carico. Rollio e beccheggio per essere un SUV sono, credo, senza precedenti. Non ho mai guidato una macchina così alta che si comporta così, non essendo scomoda a livello di comfort di guida, perché purtroppo sì, devo parlare anche di comfort di guida. È comoda, non che a me interessi, ma la macchina è comoda. La distribuzione dei pesi è un 50-50 come la Giulia, quindi anche qui difficilissimo da ottenere un dato del genere su una macchina così. Le prestazioni che derivano dal 280 cavalli 2000 turbo benzina che sto provando io oggi lanciano lo Stelvio sullo 0-100 in 5 secondi e 7 e una velocità massima con questa aerodinamica, che comunque è la migliore, è la best in class, con un CX di 0,30, e tutti questi dati sono nettamente superiori alla diretta concorrente che è costruita a Stoccarda. Il peso così contenuto è stato possibile grazie al larghissimo utilizzo di alluminio. Nel complesso viene fuori una macchina super bilanciata, sempre rigida al punto giusto ma senza mancare mai di comfort. Quindi effettivamente, se mi tolgo dalla testa che sto guidando un SUV, è una gran bella macchina.
non facendo caso all'altezza da terra, è semplice scordarsi di essere al volante di un SUV, perché la posizione di guida è molto simile a quella della Giulia, che è una delle posizioni di guida migliori attualmente, regolabile in profondità e in altezza, l'ergonomia è la stessa, il volante è lo stesso identico della Giulia. Un altro primato che ha la macchina è quello del passo più lungo di categoria e dello sbalzo anteriore più corto di categoria, e anche questo a tutto vantaggio delle lunghe percorrenze e di una guida molto più sportiva rispetto alle dirette concorrenti. Stiamo parlando del modello 2000 Turbo perché il quadrifoglio non è ancora pronto, ma ci sarà anche il quadrifoglio, e lì la curiosità cresce ancora di più, perché stiamo parlando veramente di un qualcosa di mai visto. Ci provò Nissan con la Juke Nismo, che fece impazzire Liuzzi, ricordo, in una prova in pista. Per quanto rimango sempre affezionato al concetto puro di sportività, quando si tratta di prestazioni vere e proprie, reali, c'è poco da dire. La macchina ha le prestazioni che ci si aspetta da questa potenza e da questo peso. La trazione è ovviamente integrale, ma parte da un 100% posteriore e trasferisce fino al 50% dall'anteriore soltanto all'occorrenza, quindi si comporta come una trazione posteriore perché effettivamente le ruote spingono solo da dietro fino a che non ce n'è bisogno. Ho provato oggi sulla neve come si comporta anche quando c'è bisogno, e controlli a parte, che avrei preferito non ci fossero stati perché mi sarei divertito un bel po', è capace di tirarti fuori da situazioni critiche, che stiano di ghiaccio, di neve o di acqua come adesso. Come tutte le Giulia, anche lei ha il suo albero in carbonio, che è un'altra chicca tecnologica non da poco. Il motore, per avere 280 cavalli e spingere 1660 kg, spinge bene. Il cambio è sempre il suo, che è un cambio finalmente veloce. Qui purtroppo per qualcuno, se mai ci fosse un matto che volesse questa macchina con il cambio manuale, non sarebbe possibile comprarla. L'opzione del manuale qui non è concepita, e giustamente, lasciatemi dire. Sulla Giulia ci hanno accontentato, su questa non serviva. Una cosa un po' meno soddisfacente è il pedale del freno, ma c'è da dire che è un pedale elettronico, quindi non è una questione di regolazione meccanica, ma è una questione di regolazioni elettroniche. Eventualmente si potrebbe anche entrare in centralina e modificarla questa sensibilità qui, quindi ovviamente non potete farlo voi, però potenzialmente non è un problema di struttura, ma un problema di regolazioni scelte dalla casa madre per avere un pedale un po' più soffice all'inizio e non eccessivamente sensibile, quando tutta questa sensibilità effettivamente anche a me dà un po' fastidio, spesso e volentieri sulle auto moderne, soprattutto sulle sportive, dove ti ritrovi a frenare e sbattere i denti sul volante senza motivo. Al di là di questo, che è una questione di gusti, la macchina ha comunque lo spazio di arresto minore, il best in class. Nella sua categoria non c'è nessuna che si arresta in uno spazio minore. Il modello che provo io quindi è quello che si troverà nel mezzo tra il diesel e il quadrifoglio. Il quadrifoglio ovviamente verrà comprato da una clientela d'élite molto particolare. Questa qui, per il nostro attuale mercato e il nostro attuale modo di pensare l'automobile, si colloca a mio avviso in una posizione un po' particolare. Mi viene da pensare chi comprerebbe in Italia oggi un 2000 benzina turbo 280 cavalli montato non su una sportiva, cioè non su una macchina che tu la vedi e dici ho comprato una sportiva, ma su una macchina di utilizzo quotidiano. C'è da dire però che se noi italiani stiamo allontanandoci dal concetto di benzina fuori dalla sportiva, in Europa fortunatamente la moda del diesel sta scendendo e la benzina comincia a risalire, quindi non si venderà forse tanto in Italia, ma è un compromesso quindi giusto per una clientela magari non italiana immediatamente, ma per quella europea, mentre in America ovviamente, che hanno la mania delle cose grosse, potrebbero tranquillamente lanciarsi sul quadrifoglio, e credo che lì una macchina come il quadrifoglio potrebbe far divertire parecchi, perché è una cosa nuova, è una cosa a cui non sono abituati, e probabilmente il mercato americano risponderà meglio alla quadrifoglio che a questa. Detto questo, quindi, perché ho provato lei? Per noi che siamo appassionati italiani, perché un diesel sarebbe stato ancora più anacronistico sul nostro canale. Io ero curioso di sapere questo nuovo motore quanto era valido, e devo dire, questo, il diesel, l'ho provato privatamente, e ovviamente il top di gamma. Sono tutti e tre motori freschi, nuovi e di gran belle prestazioni.
tovagliolo del Cool Country Club.